Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Nello scorso video abbiamo parlato di 4 consigli per iniziare ad avvicinarsi al minimalismo, con l'obiettivo di allontanare lo stress e di rendere la nostra vita più leggera. Vi consiglio di andare a guardarlo se ancora non l'avete visto, perché risulta molto collegato a quello di cui parleremo ora. In questo video infatti vi parlerò di decluttering e in particolare di 6 tecniche che possono essere utilizzate per fare ordine e per eliminare il superfluo. Conoscere i diversi metodi di cui parleremo è in realtà molto interessante perché ci permette di scegliere il metodo che più si avvicina alle proprie esigenze. Non so se capita anche a voi, ma io in questo periodo mi sento un po' appesantita psicologicamente e per questo sento proprio il bisogno di liberarmi e di fare un po' di ordine. Il decluttering ci può essere d'aiuto in questi casi, quando ci sentiamo stanchi oppure quando sentiamo bisogno di pulizia sia negli ambienti esterni in cui viviamo, sia nella nostra mente. Come abbiamo visto in video precedenti, fare ordine significa infatti non soltanto rendere più puliti e organizzati gli ambienti all'esterno di noi, ma significa anche rendere maggiormente chiara e pulita la nostra mente. Io sono Miriam, una ragazza milanese un po' atipica, infatti sto cercando di prendere le distanze dalla vita frenetica di città per avvicinarmi a uno stile di vita più lento, minimalista e sostenibile. Prima di iniziare a parlare delle 6 tecniche, iniziamo col dare una breve definizione di decluttering, in modo che questo concetto sia chiaro per tutti. Che cos'è il decluttering? Su Wikipedia, ad esempio, si legge che il decluttering è l'atto o il processo di rimozione del disordine. Significa quindi riordinare, rimuovere oggetti indesiderati o disordinati da un determinato luogo. Possiamo quindi decidere di riordinare la nostra casa perché la troviamo confusionaria e piena di oggetti inutili e questo ci crea fastidio. Possiamo fare decluttering sulla scrivania in cui lavoriamo perché ad esempio è piena di fogli e questo ci crea stress e disordine mentale. Oppure possiamo decidere di fare pulizia tra le nostre emozioni oppure nella nostra vita digitale. L'importante è liberarsi, lasciare andare ciò che ci appesantisce, per ricercare ciò che ci fa stare bene e ciò che ci dona gioia ed equilibrio mentale. 6 tecniche di decluttering. Per fare decluttering ci sono diverse tecniche e adesso ne vedremo 6. Inizieremo dal metodo più conosciuto e poi vedremo progressivamente gli altri. Lascerò per ultime le 2 tecniche che al momento preferisco e dopo vi spiegherò anche il perché. Il metodo KonMari. Il metodo KonMari è stato creato da Marie Kondo, la famosa consulente giapponese di organizzazione domestica e scrittrice del libro Il magico potere del riordino. Il metodo consiste nel prendersi qualche giorno di tempo e poi riordinare tutta la casa procedendo per varie categorie di oggetti. Si parte quindi dai vestiti, poi si passa ai libri, ai documenti, agli accessori e infine agli oggetti che hanno un valore sentimentale. Marie Kondo consiglia di tirare fuori tutto dagli armadi e poi passare in rassegna ogni cosa per valutare se ci regala gioia o valore. Se sì, andrebbe tenuta, se no andrebbe donata o buttata. Forse sarà un po' impopolare, ma questo in realtà non è il mio metodo di decluttering preferito, soprattutto per il fatto che richiede una grande quantità di tempo per essere applicato. Al contrario, capisco che possa essere utile per le persone che hanno bisogno di dare una bella scossa alla propria situazione, facendo invece un'azione netta e decisa. Il gioco dei minimalisti. La seconda tecnica si chiama il gioco dei minimalisti e il termine gioco è dovuto al fatto che in sostanza propone una sfida. Questa sfida consiste nel buttare cose per un intero mese, procedendo in questo modo.
Il primo giorno del mese si butterà una cosa, il secondo giorno si butteranno 2 cose, il terzo giorno si butteranno 3 cose e così via fino ad arrivare al 31 del mese, che si butteranno 31 cose. Ripeto quello che ho detto prima per il metodo KonMari, nel senso che per me potrebbe diventare difficile applicare questa tecnica man mano che vanno avanti i giorni del mese, perché di fatto dobbiamo comunque trovare anche il tempo per selezionare 30 oggetti da buttare. Tuttavia, può essere anche motivante il fatto che propone una sfida e poi che aumenta la difficoltà in modo graduale. Poi in effetti ci permette di liberarci di un bel po' di cose, perché se si considera un mese di 31 giorni, si arriverebbe alla fine del mese con quasi 500 cose in meno. La tecnica delle scatole. La terza tecnica si chiama tecnica delle scatole e in sostanza consiste nel preparare 4 scatole mentre facciamo ordine. Tengo, butto, regalo e non so. Mentre per le prime 3 scatole, quindi tengo, butto e regalo, prendiamo una decisione chiara, nella scatola non so andremo a collocare tutti gli oggetti che ci rendono invece indecisi e poi potremo chiudere questa scatola e andarla a collocare in un posto lontano da noi. Dopo un po' di tempo, un anno ad esempio, potremmo decidere di andare a ripescare quella scatola per andare a vedere che cosa ci avevamo messo dentro e quindi decidere se recuperare qualche oggetto oppure se ad esempio ci siamo completamente dimenticati per un anno di quegli oggetti, forse sarà arrivato il momento di buttarli. Secondo me questa tecnica può essere più complicata di quanto sembra, perché non è sempre facile scegliere in quale scatola andare a riporre un oggetto. Personalmente mi è capitato di andare a riempire un po' troppo la scatola non so e quindi ritrovarmi comunque con tante cose in una situazione non ben definita. La regola 20-20. La regola 20-20 ci suggerisce di buttare le cose che costano meno di 20 euro e che possiamo ricomprare in meno di 20 minuti. Si riferisce a tutti gli oggettini vari, per cui proviamo resistenza nel buttarli e ci suggerisce che potremo comunque ricomprarli con poco e in poco tempo, se mai dovessero servirci in futuro. In effetti, questa tecnica può essere un aiuto per prendere delle decisioni più velocemente e per uscire dal blocco lo tengo, non si sa mai. Il metodo delle grucce. Ed eccoci arrivati ai miei 2 metodi preferiti. Il primo si chiama metodo delle grucce e serve per riordinare l'armadio e i vestiti. Nella pratica consiglia di mettere nell'armadio tutti i vestiti appesi con le grucce in un senso. Ogni volta che si userà un capo, lo si rimetterà dentro all'armadio con la gruccia girata al contrario. In questo modo, al cambio di stagione, si potranno vedere chiaramente i vestiti che non abbiamo mai usato e sarà più facile capire quali vestiti tenere e quali vestiti dare via. Una critica potrebbe essere il fatto che si applica solo alle cose appese. In realtà è facilmente risolvibile, ad esempio mettendo nei cassetti un riconoscimento che rende quindi diverse le cose che utilizziamo. Alla fine il principio rimane lo stesso. The One Method. Ultimo metodo, ma il mio preferito al momento, si chiama The One Method. Che cosa ci dice di fare? Più semplice di così non si può. Si deve buttare una cosa al giorno. Facile e poco impegnativo, questo metodo merita al momento la mia medaglia di primo classificato. Scherzi a parte, il metodo delle grucce e il The One Method sono i 2 metodi di decluttering che al momento si adattano meglio al mio stile di vita.
Siccome mi devo sempre un po' destreggiare tra lavoro, vita privata, sport e organizzazione del matrimonio, infatti non l'avevo ancora detto, ma a settembre mi sposerò, in questo tempo non ho molta energia e molto tempo per prendere ad esempio dei giorni da dedicare interamente al metodo KonMari e quindi preferisco portare avanti le cose giorno per giorno un po' più lentamente. Inoltre, secondo me, questi metodi si adattano bene anche per chi ama un approccio meno traumatico al decluttering e che quindi preferisce selezionare piano piano e non tutto in un colpo. Comunque considerate che le mie sono riflessioni del tutto personali e anzi capisco benissimo l'utilità anche dei metodi un po' più decisi che danno quindi un risultato più immediato sia a livello mentale che a livello di spazio esterno. Diciamo che nel mio caso, avendo anche una casa tra virgolette minimalista, non sento neanche tanto il bisogno di fare dei cambiamenti così radicali. Piuttosto mi concentro molto di più a cercare di mantenere l'ordine che già c'è, ad esempio facendo attenzione a non portare dentro casa oggetti inutili oppure cercando di dare un posto a ciascun oggetto in modo che poi sia più automatico andare a ricollocarlo al suo posto dopo averlo utilizzato. E invece voi quale metodo di decluttering avete preferito? Se volete possiamo parlarne per confrontarci sotto nei commenti. Vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale cliccando il bottone rosso sotto al video. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video che tratterà il tema del decluttering mentale ed emotivo. Sarà possibile fare ordine nei nostri pensieri e nelle nostre emozioni, così come lo facciamo nelle nostre case? Ci vediamo presto e vi mando un abbraccio. Ciao!